vorrei che qualcuno mi spieghi tasti digitali virtuali come fare i video. Ecco qua, lanciamo in comuni. Scusate se perdo un po' di tempo, è da molto che non faccio una live e quindi ecco, ho perso un minuto. Buon pomeriggio a tutti. Mi levo il mio cellulare dalla tasca, mio Nokia 302. Buon pomeriggio a tutte e tutti. Allora, è da un po' di tempo che mi stavate chiedendo la connessione instabile, attenti mentre tentiamo di ristabilirla. Ah, c'ho dei ecco, si è ristabilita forse. Ho dei problemi tecnologici, pensa un po'. Oggi non mi parte il cellulare, il mio Motorola Moto X seconda generazione, perché non gli funzionano i tasti virtuali, gli funziona soltanto, per fortuna, quello di andare indietro. E poi non funziona la cortina di segnalazioni, di notificazioni. Se voi, qualcuno di voi che guardate questo video, mi può dare dei suggerimenti, ma siccome da molto tempo non facevo un video, un vero video, come mi ha commentato un nostro amico, ho deciso di fare una live adesso che ho tempo e prendo un argomento che è molto piaciuto. Innanzitutto voglio precisare una cosa strana: i video che più si sono visti nel mio canale Sant'Enchan sono stati quelli in cui ho condiviso le mie trasmissioni radio di Sprecher, e io ho un canale radio in Sprecher, e quando devo cancellare episodi, allora passo quegli episodi in YouTube, i veri video che ho caricato in YouTube. Allora, di Sprecher con le immagini. E poi si sono visti ultimi musicali, si sono visti. Io vi consiglio di meditare per rilassarvi, di ascoltare prima di dormire, a di insonnia. Non sono andata a letto alle 10 e per mezzanotte già ogni tanto mi dice che c'è una connessione lenta, per mezzanotte già vi addormentate. Quindi questi sono i video che nell'ultima settimana, nelle ultime 2 settimane, hanno riscosso più successo. I miei radioprogrammi di Sprecher salvati in questo canale di YouTube Sant'Enchan, il canale è sempre Sant'Enchan di Sprecher, ed anche i miei video musicali che mi hanno reso una media di 23 ore al giorno di visuals. Adesso passiamo al tema del giorno. Io me lo sono chiesto tante volte: ma chi ha nominato Matteo Montesi esorcista? Chi lo ha nominato sacerdote? Perché in ogni video legge la Bibbia molto ferventemente, quasi fanaticamente, con il fervore di un talibano, recita il rosario veramente in una maniera strepitosa. Chi lo ha nominato esorcista? Perché lui, facendo così, evoca o convoca o invoca potenze che gli possono sfuggire dal controllo. Ciao Lolotez, come stai? Ciao Lolotez, questa mattina mi è successo qualcosa di orribile. Il mio cellulare Motorola dietro, non quello di mettere in secondo piano, quindi mi va bene, però gli va male al mio cellulare. Stare a fabbrica, intanto mi dice la connessione è instabile, attendi mentre tentiamo di ristabilirla. In questo cellulare, quindi
l'Holotez 1 non so che fare, non so come ripristinare modalità risparmio batteria. Non vorrei che si fosse configurato tutto il cellulare il risparmio batteria e quindi anche Android si è configurato il risparmio batteria, ma è strano perché questa mattina funzionava, poi l'ho spento, l'ho riacceso e non funziona. E non so che fare. Allora io mi chiedevo, ma chi ha nominato Matteo Montesi esorcista? Si è autonominato esorcista, si è autonominato sacerdote che legge la Bibbia. Poi un'altra cosa, io all'inizio molto divertente, mi sembrava che faceva delle parodie, video comici esilaranti, sempre dicendo del diavolo, il diavolo mi dice la connessione in sta e veramente non faceva delle ci si mette pure la connessione, lui faceva sul serio, lui ci credeva veramente. E adesso poi incendiava cose, ha incendiato il cappotto, parlando ha fatto un rogo che moriva da caldo. E poi che ha fatto? Io vi faccio l'esempio del fuoco un giacomo nel suo canale stanno ricaricando video vecchi perché evidentemente lui è spam. Se tu ricarichi video di un canale chiuso perché altrimenti stai armato al video e lui sta ricaricando, o qualcuno dicono non sia lui ma che sia un suo collaboratore, un suo fidato amico, stanno ricaricando i video nel nuovo canale, video del 2014, 2016, 2018, 2013, 2011, 2010. Vogliono riempire di nuovo con 3-4 video al giorno e poi c'è un archivio dei video di Matteo Montesi dove caricano video di 2 o 3 minuti. Non so, è arrivato alla frutta, ma lui dove dicono che si sta facendo le vacanze al mare, dicono che sta ricoverato in una struttura TCO, trattamento sanitario obbligatorio, dicono che sta in Gattabuia. Io mi auguro per lui ogni bene, ma veramente che bruci proprietà, anche se la cosa gli è andata fuori controllo, anzi soprattutto mi sembra grave. Ma io dico, perché è arrivato a tali estremi? Perché gli manca protagonismo, vuole del protagonismo. Lo ha nominato esorcista, è un qualche cosa di grave, perché lui parla dei diavoli e della gente indiavolata, ma qua leggo che ho delle notificazioni come al solito, sacco di notificazioni interrompono tutto. Poi non essere pericoloso ogni tanto, ecco, poi può un individuo così che brucia i suoi propri vestiti, brucia oggetti, brucia case, brucia fuochi purificatori dentro le case che poi finisce per bruciare proprietà da $500.000, non essere pericoloso per gli altri. Se per caso un domani crede che una persona o un animale è indiavolato, c'è il diavolo, e magari chi ti dice che non arrivi al punto di commettere gesti aberranti. Quindi è per il bene di Matteo Montesi, perché io credevo che lo faceva per scherzo, per fare la parodia. Poi Matteo Montesi non si è inventato nulla riguardo i bucaggi, non si è inventato nulla, ma questo dei bucaggi con l'esorcismo, io seguo Giancarlo Delmini, mi sembra che si chiama, lui fa anche lui il fatto di entrare in una proprietà può essere oggetto di reato, dire che ci sono dei mazzi di tarocchi, ci sono
la connessione sta trasmettendo o no, anche se vedi dei simboli religiosi, dei tarocchi, anche se vedi raffigurazioni del diavolo, ma chi ti dice che li devi bruciare per purificare il luogo? Ma chi ti chiama a te a purificare chi? Ma statene a casa, prega a casa tua, ma brucia cose in casa tua e poi fare dei fuochi che non sono controllati e uscire via mentre si infiamma tutto, e da piromani. Non so se è un fanatico religioso con l'alibi del piromano o è ancora, ma non si può, uno lo fa per fervore religioso. Che differenza c'è altrimenti fra i talibani o talebani e quelli del Daesh? Distruggono reperti archeologici e testimonianze religiose di culti diversi, e Matteo Montesi brucia la casa di una cartomante dicendo che era una satanista e vuole esorcizzare il paese. Nessuna, capito? Lui che brucia proprietà altrui in Castelfinardo o in qualsiasi altra parte di, come i talebani, mi spiace dirlo ma è così, è un talebano nostrano. E molti dei video che continua, mamma mia, mi sta veramente citando, ma perché la connessione lenta giusto oggi che voglio fare una, facevano tutto quello che non gli piaceva, continuano a farlo come quelli del Daesh, dell'ISIS. Differenza c'è allora fra lui, quelli e i fanatici, gli integralisti musulmani? Viviamo in un paese laico, libero, aperto a ogni credenza, e se ci sono crimini lui li deve denunciare alla polizia, non è che può andare lì. Allora quelli che occupano i luoghi abbandonati, anche chiese abbandonate consacrate, fare riti demoniaci come lui stesso denuncia, come Matteo Montesi stesso denuncia, sono così cattivi come lui, perché lui occupa case e le brucia. Qual è la differenza fra lui e i satanisti? E nessuna, che tutte e due fanno le stesse cose, e lui non si vuole mettere sullo stesso piano dei satanisti, non si deve comportare come satanisti, capito? E quindi faccio questo live corretta, questa fai un live, vediamo se accendendo la luce ma no, mi sembra corretta, non voglio sprecare il luce. Fai un live, io faccio questo live, lo hanno chiamato al tribunale, lo hanno condannato, ha pagato pene pecuniarie, multe, hanno chiuso un sacco di canali, hanno chiuso un sacco di canali a Giuseppe Simone. Ecco perché non ha fatto tanto successo ma è molto famoso, perché se no a quest'ora sarebbe come fa VJ o YouTube anch'io Giuseppe Simone. Matteo Montesi lo stesso ha fatto dei video che non solo violavano le politiche di YouTube, ma anche aveva video da 100.000 visuals, guadagnava tanto denaro, ma ha fatto delle cose, ha detto delle cose, ha fatto vedere delle cose per le quali sai che se mandi un reclamo a YouTube danno un ban al canale così tanto per farlo, perché con il canale di Matteo Montesi YouTube guadagnava tantissimo denaro in pubblicità. Ma è successo regole del buon senso e della legge dello Stato, dove si vede bisogna trasmettere cose che insultino, che siano gli insulti, incluso i commentari se quelli che possono essere haters o stalker o bullying, si può segnalare quel commentario, risalgono a chi lo ha emesso, gli possono più citare quello. Matteo Montesi avrebbe avuto più successo, avuto l'idea di fare tante cose cattive, ma chi lo ha nominato esorcista
chi lo ha nominato esorcista, chi lo ha consacrato esorcista, perché guardate che di esorcisti cattolici, almeno cattolici, in Italia ce ne sono una ventina al massimo, non è che tutti i preti sono esorcisti. Chi lo ha consacrato sacerdote. Non è che un individuo solo perché legge fanaticamente e ferventemente la Bibbia può essere considerato sacerdote, altrimenti siamo tutti sacerdoti, anche i quaccheri, che ognuno di loro è sacerdote, però deve entrare in una congregazione quacchera o mormona e poi ti consacrano loro sacerdote, come gli evangelisti, che sono tutti come testimoni di Geova, tutti ministri di Dio, ma ti deve consacrare la congregazione o dei testimoni di Geova o degli evangelisti, ministro, sacerdote, presbitero. Non è che ti autonomini tu sacerdote. E con quale criterio o diritto Matteo Montesi si è consacrato lui solo sacerdote? In nome di che o di chi parla? Di quale chiesa? Lui da solo, lui è sacerdote? Sono tutti peccatori, sono tutti indiavolati, ma lui legge il rosario, legge la Bibbia, recita il rosario, legge testi religiosi, si inventa preghiere, sono tutti indiavolati, il mondo è alla perdizione e poi oltretutto va a denunciare ai carabinieri che i marziani lo perseguitano. Parla delle scie chimiche, si vede che legge Anno Zero, Misteri, questi giornaletti che gli sono andati in testa, si crede alla lettera tutte le cose complottistiche di internet, ma io pensavo che faceva delle parodie su questi temi, invece lui ci crede veramente. E questa è la cosa più tragica, capito? La tragedia del Montesi è veramente lui ci crede veramente a tutto, e questa è la tragedia del Montesi. Veramente questo è un personaggio tragico, tragicomico. Io pensavo che facevo una parodia, cioè tipo Paolo Villaggio era una cosa, Fantozzi e Fracchia la Belvomana erano caricature. Anch'io nei miei video faccio molte caricature, molti mi dicono ma sei serio o stai scherzando? Certo, la maggior parte delle volte sto scherzando, anche quando gli consiglio a Matteo Montesi su come fare bene dei rituali di esorcismo e di evocazioni o invocazioni. Stavo scherzando. Momento. E niente, il mio cane ha vomitato sul tappeto, dopo mi tocca pulire, però adesso voglio finire il video. Allegria. Oh, faccio anche delle battute, faccio delle cose, dico delle battute, faccio delle cose che mi rendo conto che magari, siccome io non sono estroverso, mi mantengo serio, c'è una certa flemme, molti si confondono e dicono ah, ma guarda Sant'Enchan, non cambia di molto con la luce. Sant'Enchan, ma tu sei serio o stai dicendo delle battute? Mi tocca chiarire, mi tocca precisare che erano delle battute, oppure dico il riflesso negli occhiali, mamma mia, non è proprio quello che dico, oppure dico forse sono serio o forse no, decidi un po' tu.
bisogna anche avere la libertà di pensiero e di giudizio. Forse sono serio o forse no, chi lo sa. Forse dico sul serio, ma a volte è tutte e due le cose. A volte ironizzo, ma l'ironia è una cosa seria. A volte faccio del sarcasmo, ma nel sarcasmo, nella battuta, nell'ironia si può trovare il vero messaggio che uno vuole esprimere, giusto? E quindi io faccio del sarcasmo, dell'ironia e parlo anche sul serio. Ma Matteo Montesi mi sembra che non riesca a fare dell'ironia. Comunque ho letto anche in internet, siccome lui ha molti collaboratori che lo aiutano a fare i video, lo filmano a volte, e poi c'ha i suoi due cugini, e forse è un personaggio inventato ad hoc. Io non ho conosciuto Matteo Montesi di persona, non so dire se è pazzo, se è fanatico religioso, oppure se veramente si è creato un personaggio, perché al giorno d'oggi in Italia per farti conoscere devi sembrare pazzo, come certo youtuber che ha iniziato a cantare non so come si chiama, gli ho dedicato dei video. Vediamo se riesco, che qua vediamo un po'. Ecco, un signorino sa come funziona YouTube Italia. Hello, there is friend. Minisha, hello Minisha, o Munisha, hello. Un signorino ha capito come funziona YouTube Italia e come sono molti youtuber italiani e molte persone che guardano video di YouTube e prima criticano, ti buttano giù. Thank you very much, Munisha. Have a good weekend. Prima ti criticano e ti buttano giù gli youtubers e il pubblico, e poi iniziano, quando hai più di 1 milione di visuals, a elogiare. Adesso Young Signorino è il più elogiato di internet e fa concerti proprio perché è riuscito a attrarre tantissime persone. Io l'ho detto fin dall'inizio. Oscuro piacere, ciao, buon fine di settimana anche a te. Lolotez 1, buon fine settimana. Young Signorino, io l'ho detto fino dall'inizio che ho fatto dei video, andatevi a guardare. È un furbo, fa finta di essere scemo, fa finta di essere pazzo, fa finta di essere un idiota, e invece è più intelligente di tutte e tutti noi messi insieme, che ha capito che l'importante è attirare subito l'attenzione, e ti guardino 1 milione di volte, 10 milioni di volte il video. Magari i commentari sono tutti negativi, ma sono 100.000 commentari in una settimana, 1 milione di dislike in una settimana. Guardate che gli algoritmi di YouTube non tengono in considerazione i commentari positivi, i like e le condivisioni positive. Anche se ti danno tutto negativo, ottenere 1 milione di dislike, 1 milione di commentari e 10 milioni di visualizzazioni in una settimana manda ai primi posti in assoluto nel mondo.
e quindi lui ha capito come si fa veramente YouTube. Devi prima di tutto attirare l'attenzione. Adesso non mi stupisce che Jung signorino, magari tutti quei tatuaggi che ci aveva in faccia, i quali lo avevano criticato così tante volte, e li cancelli perché erano disegnati col Rimmel, oppure se li cancelli con il laser, e chissà, fra qualche anno si ripresenta con un altro nome oppure con un altro stile musicale, nessuno di voi lo riconoscerà, oppure quando avrà successo, perché già ha avuto successo, lo hanno chiamato, se non mi sbaglio, a Sanremo, tutti voi direte: ah, ma io lo sapevo, ah, ma io l'ho sempre seguito, Young signorino era il mio favorito fin dall'inizio. Io dicevo che bravo che è, che talento che ha, che minimalista che è, con poche parole riesce a esprimere dei concetti astratti così. È veramente il futuro della musica italiana. Se andate a guardare i commentari di quelle persone sotto i video di Jung signorino, che neanche si premuneranno di modificare o di cancellare, invece gli davano del cretino, dello scemo, del matto, del fallito, che non era nessuno, che non sapeva cantare, che non sapeva suonare, tutti a ridere dei suoi vestiti, dei jeans larghi, dei tatuaggi nella faccia. Uno così non può andare a lavorare, capito? Oscuro piacere. Ehi San, ciao, ciao oscuro piacere. Ed è sì, appunto, è proprio così, oscuro piacere. Vi fate prendere in giro quando vedete qualcuno troppo strano in YouTube. Essere veramente scemo, se non vi piace, se considerate che fa delle idiozie, se considerate che è veramente scemo e non bisogna alimentare quella sua idiozia, non lo guardate, non aprite i suoi video, neanche se stanno fra i consigliati di YouTube. Non attivate la riproduzione automatica dei video. Oscuro piacere, sai una cosa che mi ha stupito? Sì, perché siete voi che alimentate con le vostre critiche i fenomeni in YouTube, tipo Giuseppe Simone, Matteo Montesi, Young signorino. Perché? Perché quando vedete un video che non vi piace e perdete tempo a smanettare con il cellulare, a fare dei commentari negativi, innanzitutto gli date minuti e ore di riproduzione. Quindi se in poco tempo quel video si vede 2000 ore, già va nel top 10. Poi ogni volta che date un commentario negativo è un commentario in più. Gli algoritmi di YouTube non considerano se sono commentari negativi o positivi, ma che un video ha avuto tanti commentari. E poi dovete anche prendere in considerazione che è proprio quello che cercano le persone che fanno video molto strani, fuori dall'ordinario, di trasmettere qualcosa che a volte è costruttivo, ma a volte no. Per quello che poi non c'è un limite. Un signorino ha trovato un suo spazio musicale, canta, suona, non fa male a nessuno. Molti che fanno il bucaggio anche in Italia non fanno del male a nessuno, entrano in proprietà pubbliche o private e se ne escono senza distruggere nulla, anzi denunciano l'abbandono e il degrado. Ma a volte, come nel caso di Matteo Montesi, il limite è dato dal fatto che voglia sempre di più attrarre l'attenzione delle persone e non si riesce a frenare.
allora che fa? E quindi diventa un delinquente. Non che io dica che sia un delinquente, per carità, non lo è, però se bruci una proprietà. La connessione è instabile, attendimento tentiamo di ristabilirla. Oh, quindi lo stesso è successo. Io seguivo molto Andrea Di Pre, ha aperto molti canali ed è un suggerimento che faccio a tutte e tutti voi: aprite molti canali, perché in questo modo, se per accidente o per qualsiasi altra cosa, perché è successo molte volte che si è cancellata la memoria di un server di YouTube e si sono cancellati video e canali interi. Aprite dei canali alternativi in YouTube, ma anche in Vimeo e in Dailymotion, in modo che se si perde il canale principale voi continuate in uno secondario e i vostri iscritti sanno dove trovarvi. Ma non dico di aprire degli altri canali nello stesso account di YouTube, ma in altri account di YouTube, perché altrimenti se si cancella un account si cancellano tutti i canali. Quindi dovete avere degli account alternativi in YouTube con dei canali alternativi. Allora io vi dico, ho perso il filo. Matteo Montesi voleva guadagnare protagonismo e non sapeva come fare e ha iniziato a fare il piromano. Lui dice per esorcizzare, ma io dico perché voleva attrarre sempre più pubblico. È una leggenda ellenica dell'antica Grecia di un individuo che non aveva fatto nulla di buono nella sua vita e non sapeva come rimanere nella storia. E allora che fece? Diede fuoco a una delle sette meraviglie del mondo, il tempio di Atena. Così passò alla storia, si conosce ancora adesso il suo nome. Non potendo fare qualcosa di buono, fece qualcosa di estremamente stupido e negativo: diede fuoco a un tempio. E così mi sembra che voglia fare Matteo Montesi, non riuscendo a passare alla storia come uno youtuber di successo. Ultimamente si è dato a dare fuoco alle proprietà, ma non è un qualche cosa che gli porterà bene. Mi raccomando, come sempre vi dico nei miei video, ma in tutti i miei video che guardate, se avete qualcosa, qualche pensiero da condividere, delle domande, commentate questo video qui sotto e condividetelo affinché altri possano commentarlo e fare delle domande al rispetto. Oscuro piacere, guarda se la verità san. Molti youtuber hanno confessato che loro recitano un personaggio nel loro canale. Lo youtuber che vedi interpreta un ruolo diverso da come è in realtà. Certo, è così, oscuro piacere, ma io stesso, anche senza voler interpretare un personaggio, lo sto interpretando in questo momento, perché ho accesso il dispositivo, mi sto filmando e voi mi conoscete come parlo così adesso e sto esponendo questi pensieri. Ma nel resto del giorno, nel resto della mia vita, non sono sempre così. Quando mi sveglio la mattina sono diverso, ho altre cose alle quali pensare. È come uno scrittore: tu leggi un libro che dici è geniale, è meraviglioso, chissà come sarà lo scrittore. Conosci lo scrittore di persona ed è un individuo comune e ordinario come te, come me, come qualunque, soltanto che nel momento di scrivere, è uno scrittore professionista che scrive i libri di professione, scrive dalle 3 alle 8 ore al giorno, si concentra e quindi tu hai l'impressione che sia una persona diversa da ciò che è in realtà. Ma uno scrittore è un individuo comune che per qualche ora al giorno, anche per 8-10 ore al giorno, si concentra per scrivere un racconto, un romanzo, una novella. Quindi, come disse Pirandello, noi siamo uno, nessuno e centomila. Uno siamo perché siamo uno, perché siamo un individuo,
siamo un insieme di personalità tenute assieme. Siamo 100.000 perché la nostra persona è una maschera. Persona deriva dall'etrusco maschera teatrale, quindi abbiamo diversi ruoli nella società: padre di famiglia, figlio, studente, lavoratore, impiegato, professionista, automobilista, cliente, capisci? E nessuno, che dietro tutte le maschere che abbiamo siamo nessuno, siamo un vuoto, o che dietro l'individualità è un insieme di cose e il nulla. Quindi noi siamo uno, nessuno e 100.000. Io adesso sono come vi appaio, ma voi non mi conoscete di persona, quindi se mi dovete giudicare, mi giudicate per i vari video miei che vedete, che io vi invito a guardare tutti, sono più di 1000. Ma per conoscermi veramente forse non vi basterebbe frequentarmi di persona. Mi potete frequentare, mi potreste frequentare 20-30 anni, ma come sono in realtà forse non lo so neanche io stesso. Quindi è logico che, senza voler interpretare un ruolo adesso o un personaggio, lo sto interpretando, che io sto esprimendo soltanto alcune delle mie idee, ma non sto esprimendo tutta la mia personalità, tutti i miei stati d'animo, tutte le mie idee. E non perché non lo voglia fare, ma perché non avrei il tempo. Dovrei fare un reality show, installare in tutti gli ambienti della mia casa delle filmatrici, delle telecamere, e trasmettere uno show, un reality show Sant'Enchan 24 ore al giorno. Allora voi mi vedrete come io dormo, come io mangio, come io penso, cosa leggo, tutto in tempo reale. Ma riuscirete a conoscermi anche facendo così? No. E quindi è logico che tutti noi, quando ci filmiamo, filmiamo una parzialità della nostra vita, non la nostra integralità, perché non ci riusciremo logicamente. Kratos, non infamate Montesi, non è stato lui a bruciare quella casa, sono stati i suoi haters che lo hanno incastrato. Oscuro piacere, ah 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 ah. Beh, se così è molto grave. Kratos, bisogna denunciarlo. Se non è stato lui, ma lui ha fatto un video dove appicciava fuoco, se ne andava. E poi il giornale dove lui stesso lavora ed è collaboratore, perché insertano i video, ha dichiarato che Montesi ha confessato o ha fatto una dichiarazione che si autoaccusava. Il giornale Ossimo lo ha pubblicato, quindi andate a guardare il giornale di Matteo Montesi. Ha pubblicato un articolo dicendo che Matteo Montesi lo ha dichiarato alla polizia e si è autoaccusato Matteo Montesi stesso. Qui non si sta infamando nessuno. Io ho letto in internet il giornale di Matteo Montesi, Ossimo, vediamo. Io non sono fazioso, mi spiace per Matteo Montesi che lo seguivo, poi ha iniziato a diventare, io ho iniziato a capire che non faceva delle parodie, ma qua con tanto di foto, con tanto di foto si può dire che qualcuno complotti e tutto il resto.
ma qua con tanto di foto adesso non riesco. Il titolo di Ossimo oggi: Kratos. Colpa o dolo, dicono a Ossimo, poi lo metterò in descrizione quest'articolo, ma lui lavorava lì, era collaboratore di lì, se non lo sanno lì. Il titolo adesso metto il link. Ecco, messo il link, vai a vedere, perché veramente se no dovete denunciare il giornale. Eh, se lo sono inventati, se lo sono inventati dovete denunciare il giornale. Poi anche qua, ecco, guarda qua i cospiratori, no, che sono stati, ecco qua che dice il giornale Ossimo, non sono, e non è stato lui. Secondo me se lo ha fatto, e sottolineo se, oscuro piacere, dice: è molto probabile che non lo abbia appiccato il fuoco con dolo o volontà di bruciare a casa, ma più semplicemente che possa, penso che abbia acceso il fuoco per scaldarsi e le fiamme gli sono scappate. In molti vecchi video che faceva i bucaggi prendeva il fuoco per scaldarsi. Sì, ma qua il giornale Ossimo dice questo. No, perché lui dice c'erano i diavoli in casa. Vedi, lui diceva che c'erano i diavoli in casa. C'erano i diavoli in casa. Ciao, sì, per cat, capito? In seguito ad eventi che rimandano la colpa del fatto all'intrusione dell'antidiavolo di casa nostra. Poi comunque in ogni caso lo hanno lasciato a piede libero, denunciato per il solo incendio, costano una notte di lavori ai pompieri. Capito? Lui lo avrebbe denunciato.
questo lo pubblica il diario Ossimo, di cui io vabbè, ma qua sto a non che ce l'abbia con lui, anzi io lo seguivo, ma leggetevi. Beh, scusa, con un individuo manipolabile di ottenere qualsiasi confessione torchiandolo, oscuro piacere. Sì, ma prende fuoco una casa dove lui è andato a togliere il demonio. E chi l'ha chiamato a entrare lì e a togliere il demonio? Lo ha nominato esorcista e sacerdote, non so. E poi la polizia lo torchia perché confessi che è stato lui si è filmato in un altro video, usciva fuori dalla casa, dicono c'era un fuoco e ci sono stati dei precedenti. Io per carità, se lui fosse innocente sarei la persona più contenta del mondo, però voglio dire, è un minimo di criterio. Che facciamo? Allora qualunque può entrare in una casa perché è abbandonata. Tu lo sai che ci sono delle case che sembrano abbandonate ma stanno chiuse da anni perché ci sono dei problemi successori, non si mettono d'accordo con chi deve rimanere in possesso della casa. Poi ci sono delle case che sono abbandonate perché sono morti, è morto l'ultimo padrone, non ci sono degli eredi e quindi non si sa che fare di quell'immobile. Sono delle case abbandonate perché ci sono dei debiti, delle pendenze giudiziarie. Sono tante le ragioni per le quali le case sono abbandonate, perché sono confiscate, perché uno non ha il diritto di entrarci dentro, deve chiedere autorizzazione, deve trovare i legittimi proprietari, eredi, oppure al comune. Filmare devi avere delle autorizzazioni. È come se io me ne esco a fare la spesa e tu vieni a fare il bucaggio a casa mia a filmare. Si fa in tutto il mondo, ma è sbagliato anche in luoghi pubblici. In un campo da golf chiuso tu non puoi di notte entrare a filmare, viene la polizia ti arresta. Se tu dai fuoco a un parco privato chiuso di notte, hai capito? Io ad esempio ho una casa in montagna che non ci vado da 10 anni, scuro piacere, capito? Ma poi chi lo ha chiamato a esorcizzare? Perché ha detto lì erano i diavoli staranno qua dentro, che doveva accendere un fuoco per riscaldarsi, recitare il rosario e leggere la Bibbia ed esorcizzare il luogo. Una volta ho visto un video dove lui si è precipitato di fora, che veniva la polizia, urlava polizia, polizia, se l'è fatta addosso, usciva fuori, no, no, polizia, sono io, Matteo Montesi, lo youtuber che fai, italiano che fa i bucaggi. Ma perché un titolo fare i bucaggi? Una volta andava a fare il bucaggio in una villina a Schiera, non so se era dei parenti, un vicino di casa anziano lo scacciava, evidentemente uno dei suoi cugini lo filmava dall'altra parte della strada e lui diceva no, non si arrabbi, perché voleva sfondare a calci la porta per fare un bucaggio e benedire il luogo. Io vengo a fare un bucaggio, vengo a esorcizzare il luogo dai demoni. E il vicino di casa ne diceva quattro, lo cacciava via con un bastone, perché a uno di 70 anni che gli vai a dire che io sono uno youtuber e faccio i bucaggi? Ma che sono i bucaggi e che cos'è uno youtuber? Gli diceva, questa proprietà dei miei amici che non stanno qua da 10 anni. Allora voglio dire, chi lo ha consacrato oscuro piacere sacerdote a Matteo Montesi?
e chi lo ha consacrato esorcista? In Italia ci sono una ventina di esorcisti, esorcisti come massimo. Li deve consacrare il papa, li deve investire il papa ai sacerdoti del ruolo di esorcista. Non è che ci si auto organizza sacerdoti vicari di dio. Voglio dire, anche i mormoni, gli evangelisti e i testimoni di Geova, le loro organizzazioni li nomina sacerdoti, esorcisti, quello che sia, non che uno si autonomina religioso. Quindi Matteo Montesi, chi lo invita a fare l'esorcismo in una casa che a suo dire è abbandonata? Pure se fosse abbandonata, pure se non ha proprietari e se non è demanio pubblico, lui non ha il diritto di accendere il fuoco da nessuna parte. Lo fa perché se no prende freddo. Ma chi gli ha detto di entrare dentro? Ma entrasse ben vestito, scusa, perché io c'ho freddo in strada, allora con i rami che raccolgo nella strada piccio fuoco. Oscuro piacere, hai ragione, la proprietà privata va rispettata, però se un luogo è abbandonato e non ha nessun proprietario, non ci vedo nulla di male ad andarci. E riguardo l'appicciare i fuochi, no, ma almeno no, io ci vedo. Riguardo l'appicciare i fuochi è sbagliato, esatto, devi lasciare tutto così com'è. C'hai una casa in montagna chiusa da 10 anni, fa che viene una tormenta di neve, una tempesta, la gente ci si rifugia, magari rompono il portone, va bene, hanno bisogno di cucinare, cucinano, hanno freddo, accendono il caminetto, la stufa, la cucina economica, va bene, ma non che appicciano fuoco nel parquet, nel pavimento, nella moquette. Entri in una casa abbandonata, vedi che non puoi accendere il caminetto, che è disagiato, che fai? Accendi un fuoco nel pavimento, accendi un fuoco nella camera da letto. Non si accende un fuoco in una casa, rompi i mobili per accendere un fuoco ed esorcizzarla. E poi lui come cavolo fa a sapere che lì ci sono dei demoni? Lo fa per avere visibilità in YouTube? Ci fa o ci è? Se si entra in una casa si deve portare rispetto. Tu hai una casa abbandonata? No, non ci vai da 10 anni. Entrano dentro perché corti da una tormenta di neve, rompono il portone, devono sopravvivere, va bene, portano dei rami dentro, accendono nel caminetto, accendono nella cucina economica, ma non che è tutto arredato, i mobili, rompono i mobili, accendono nella sala, magari una è una baita, è una casetta di legno, e che fanno? Nel pavimento di legno bruciano i mobili di legno e non prende fuoco la casa. Se devi accendere un fuoco lo devi fare nel caminetto, in una stufa, oppure avere una stufetta elettrica. Lui entra in una casa, distrugge i mobili, mette dei rami e appiccia fuoco in mezzo alla sala. Ma ti sembra giusto? Quindi faccio questo video di chiarimento. Io non voglio criticare Matteo Montesi, come ha detto uno, non so se amica o amico, Kratos, ma per dirci, lo ribadisco qua, leggetevi il giornale dove Matteo Montesi collabora. Ho messo di nuovo il link qua nella chat. Il giornale che si chiama
Ossimo oggi, hai capito? C'è anche un appartato speciale che, ecco qua, se voi andate in Ossimo oggi, è la rassegna stampa di Matteo Montesi fa la rassegna stampa. Vediamo un po'. Vabbè. Ecco qua, ho trovato il link. Guardate, Ossimo oggi, Ossimo oggi, capito? È la rassegna stampa di Matteo Montesi, i video che Matteo Montesi carica su un suo canale che si chiama Ossimo oggi, e lui fa la rassegna stampa del giornale. Quindi in Ossimo oggi hanno detto che Matteo Montesi avrebbe confessato di aver appicciato fuoco, e non è perché aveva freddo, che voleva esorcizzare il luogo dai marziani. Lui nel passato ha denunciato ai carabinieri che marziani lo perseguitavano. Non so se si voleva creare un personaggio o faceva sul serio. E poi anche anche dichiarato che voleva esorcizzare i luoghi dove ha picciato fuoco anche nel passato. Comunque io non ho nulla contro Matteo Montesi, ho ripreso a guardare i suoi video, soprattutto quelli corti che stiano ricaricando nel suo canale orgogliosamente, non so come si chiama, poi anche l'archivio montesiano. Io non ho nulla contro di lui, contro John Doe 74, che ogni tanto vedo video caricati in altri canali, e poi non ho nulla contro Giuseppe Simone ed Andrea Di Pre, che seguo a tutti loro, però ogni tanto hanno esagerato. Quindi adesso finisco questa live che è durata più di un'ora. Scuro piacere, guarda, per me dal punto della esorcizzare ha lo stesso valore che la chiesa per me. Io credo in Dio, ma non nella chiesa. I video che ho visto io, il fuoco lo accendeva in dei fusi di ferro. Antonio Romani, freddo in estate, ah ah ah. Oscuro piacere, quindi il fuoco da lì non scappa. Poi esiste una legge che si chiama stato di necessità. Se tu entri in una casa, come dicevi prima, per ripararti da una tormenta, in quel caso lì, dato che la tormenta, in quel caso lì, dato che la tua vita è a rischio, sì vabbè, ma non rompi i mobili di una casa, oscuro piacere, per riscaldarti e non li bruci nel pavimento, ma accendi la stufa economica, accendi una stufa elettrica. Tu c'hai un rifugio in montagna chiuso da 10 anni, non diciamo quale montagna, non diciamo quale rifugio, che altrimenti domani stesso Matteo Montesi va, rompe tutti i mobili, li brucia nella sala da letto e prende fuoco la casa. Tu se entri in una casa per uno stato di necessità, magari sfondi il portone, a parte che ti denuncerebbero lo stesso perché non c'è stato di necessità che valga, ma lo bruci nel caminetto, e non d'estate, bruci nel caminetto, nella cucina economica, nella stufa, nel giardino, ma non dentro casa, nella sala, nella camera da letto. Non distruggi i mobili perché hai freddo, vai a prendere dei rami nel bosco, non distruggi la proprietà privata. Invece lui entra nelle case dove fa il bucaggio e dicono che rompe i mobili, anche se sono vecchi e fatiscenti, hanno un loro prezzo di mercato.
sì, ovviamente ti comporti educatamente, non parlo di un rifugio ma un appartamento, rifugio o appartamento che sia, è sempre proprietà privata. Un'automobile che sta lì parcheggiata da 30 anni e che è inservibile, ecco, tu non ci puoi entrare dentro e dire mi volevo riscaldare con l'accendisigari e ha preso fuoco, capito? Non gli metti una stufa elettrica che può bruciare l'automobile, o non accendi i sedili per riscaldare la macchina, non gli dai fuoco alla macchina perché è abbandonata, e poi salta fuori il proprietario, te la fa pagare come nuova. Nessun oggetto che non sia tuo gli puoi dare fuoco, e lui d'estate entra in una casa e ha dichiarato per esorcizzarla, non per scaldarsi dal freddo. Lui lo dice in un video, ha fatto un falò all'aperto, e ci sono cose indemoniate, bruciatele, si toglie il giubbetto di cuoio di pelle e lo butta sul fuoco, gli dà fuoco. Che caldo che fa qua, perché ha acceso una pira enorme, quindi non è vero che lui aveva freddo, ha acceso il fuoco e si è bruciata la casa d'estate col 40 gradi che fanno, 40 gradi pure di notte, ma stiamo scherzando? E lui in un video si è bruciato il giaccotto. E che stiamo dicendo? Perché lui ha detto questo mio giaccotto, che poi non so se era in pelle o era sintetico moto, non è indemoniato, ma facciamo finta che è indemoniato, se l'è levato, l'ha messo nel fuoco. Antonio Romani, c'è un video dove Montesi litiga con un proprietario di una casa abbandonata perché voleva fare un video nella sua casa. Antonio Romani, è giusto quello che ho spiegato minuti fa io. Dall'altra parte della strada uno dei suoi cugini lo filma e lo scaccia via con un bastone, il proprietario della casa, che sembrava abbandonata ma era chiusa, che uno non può avere una casa chiusa, che Matteo Montesi ci vuole fare il bucaggio per esorcizzare il demonio con il fuoco perché dice che è assatanata. Ma chi glielo dice a lui che ci stanno demoni dentro? Antonio Romani. E che gli dice a Matteo Montesi e lui deve fare l'esorcista e il sacerdote? Chi l'ha nominato a lui esorcista e sacerdote? Antonio Romani. Ho spiegato già molte cose prima, ti ringrazio dei tuoi commentari in chat, e poi riguardati il video per farmi delle domande sotto nei commentari, oppure spiegarmi delle cose. Io adesso devo togliere la live, però ho fatto più di un'ora. Vi auguro a tutte e tutti voi un buon sabato e una buona domenica, quindi di avere una buona serata. Però ripeto, Matteo Montesi, innanzitutto chi lo ha nominato sacerdote, esorcista? Il Papa. È una cosa seria, ci sono solo 20 esorcisti in Italia. Poi mi raccomando, quello che pensate, io non dico a favore o contro Matteo Montesi, io sono a favore di Matteo Montesi, vorrei che fosse innocente e che si facesse di tutto che lui si comporti meglio, ma se adesso brucia cose perché le considera indemoniate, incluso i suoi stessi vestiti, o sta interpretando un personaggio o rischia di essere molto pericoloso. La volta che considererà qualcuno indemoniato, che potrà arrivare a fare? Lasciate i vostri commentari sotto questo video quando lo streaming sarà finito e condividetelo affinché altre persone possano commentarlo. Oscuro piacere, se lo ha fatto improvvisandosi esorcista senza alcuna autorità per fare la casa, ha sbagliato. Guarda, comunque se mi trovo in un rifugio sperduto in montagna e fuori è notte e non si vede nulla, c'è una tormenta, io i mobili li brucio, non sto a morire di ipotermia. E forse c'è ragione, oscuro piacere. Molte volte Matteo Montesi si è ritrovato in quelle condizioni che tu dici.
l'indirizzo della tua casa in montagna chiusa da 10 anni a Matteo Montesi, che ancora sta a piede libero, oscuro piacere, e vedrai che di sicuro dirà quella casa, essendo stata chiusa per più di 10 anni, è da esorcizzare perché è piena di diavoli, e quindi dagli l'indirizzo. Di sicuro anche d'estate Matteo Montesi sentirà freddo e sentirà, come tu dici, in condizioni di estrema necessità, la necessità di bruciare tutti i mobili per riscaldarsi d'estate, che magari lui sentirà freddo nella sua mente e ti brucerà la casa. Quindi, se tu consideri giusta la condotta di Matteo Montesi, come lui stesso ha dichiarato a non ci pensi, non ci pensi, allora Matteo Montesi, quando ha appicciato fuoco, lo ha fatto, lui l'ha dichiarato, per esorcizzarla dal diavolo, non perché fuori c'era una tormenta di neve o di ghiaccio, estrema necessità e si doveva rifugiare. No, non ci penso, oscuro piacere, non la considero giusta. Ecco, bravo, Matteo Montesi non stava in condizioni di estrema necessità, non c'era una tormenta d'estate di neve fuori e poi non stava neanche in montagna. Quella casa che della cartomante non stava in montagna. E ti ripeto, se lo ha fatto per i motivi che dici, ha sbagliato, lo ha dichiarato lui. Io ho lasciato il link, lo rilascio pure qua. Adesso ho lasciato, lui fa la rassegna stampa in quel giornale, Simo oggi, però qua del bucaggio con incendio non lo hanno plagiato, la polizia non lo ha torturato. Guardate, lui stesso ha dichiarato che voleva, era una casa assatanata perché è di una cartomante. Ecco qua il link dove lui dichiara, capito? E ve lo lascio un'altra volta, andate. Adesso devo chiudere questa live, però, caro oscuro piacere, quello che non è giusto nei tuoi confronti non è giusto nei confronti di nessuno. Leggiti Simo oggi, l'articolo che pubblica del bucaggio. Montesi incendia vecchio rudere, le fiamme. Adesso basta, qua se no mi sto ripetendo. Poi leggete i commentari che ci sono nei link che vi ho segnalato. Ne abbiamo parlato molto del tema. Secondo me si è creato un personaggio, hanno creato un personaggio che gli è andato fuori controllo. Secondo me è andato fuori controllo il personaggio che ha creato. E quindi vi ringrazio a tutte e tutti voi di avermi seguito, però gli è sfuggito il personaggio e adesso per avere sempre più audience non sa che fare, non so. LM, se non cancelli la live me la guardo che sono arrivato ora. No, non la cancello, mi raccomando. LM, grazie per guardarti questa live che adesso chiudo. Commenta, lascia i tuoi commentari, fammi sapere cosa ne pensi del nostro Matteo Montesi e degli incendi che ha fatto, chi lo ha proclamato sacerdote, esorcista, e poi condividi il video affinché altri possano condividerlo, commentarlo e condividerlo. Grazie LM, buon fine settimana. Antonio Romani, per Matteo aspetto che qualcuno gli regala una nuova videocamera più un nuovo PC per ritornare a fare le sue infrazioni.
Antonio Romani, buon fine settimana. Se poi condividi questo video affinché altri possano commentarlo. LM Montesi, non lo capisco, lui loda il Signore, poi ho visto un video in cui va a feste che strizzano l'occhio a Satana. Infatti molti satanisti adottano rituali cristiani e cattolici. Quello significa parlare un linguaggio esoterico occulto nel linguaggio esoterico. Il linguaggio esoterico è per pochi, ma impiega il linguaggio che utilizzano i molti. Gli esoteristi satanisti utilizzano il linguaggio dei cristiani. LM non proprio sataniche, ma che gli fanno l'occhio, insomma. LM, grazie anche a te. Buona domenica a tutte e tutti voi. Mi raccomando, commentate questo video quando già lo streaming sarà terminato, perché adesso mi sono stancato più di un'ora e 18, ma mi avevate chiesto in questi giorni: fai un video vero, fai un video vero, perché ho caricato molti video di musica. Guardatevi i miei video di musica che ho caricato nell'ultima settimana, che è musica rilassante da ascoltare 1 o 3 volte al giorno. Forse gli dovrebbe ascoltare anche Matteo Montesi. E poi commentate questo video e tutti i miei video che guardate e condivideteli affinché altri possano commentarli. Se voi volete che io faccia un video sullo stesso tema, il video che guardate, commentatemelo, fatemi sapere di quale video volete che parli o di quale tema. Io faccio video su tanti temi e non ritorno di solito a fare video sullo stesso tema. Se voi commentate tante volte questo video, io ritornerò a fare un video sull'incendio di Matteo Montesi e su Matteo Montesi. Però se guardate qualche mio video del passato e volete che io ritratti lo stesso argomento, commentatelo, fatemi sapere cosa ne pensate e condividete fra i vostri contatti ed amici, affinché anche altri possano guardare e commentare il video che voi avete guardato. Guardate i miei video passati, commentateli, fateli commentare dai vostri amici e io darò continuazione a quel tema. Allora non mi voglio più ripetere. Buon fine settimana a tutte e tutti voi, buon sabato per quello che resta del giorno e buona domenica, e fatemi sapere cosa ne pensate del tema che ho trattato in questo video. Ciao ciao. Un saluto anche a te Matteo Montesi. Ho ripreso a guardare i tuoi video, però mi raccomando, avevi detto nel tuo ultimo video, nel tuo penultimo video che hai trasmesso tu, perché adesso qualcuno sta ricaricando vecchi video, non avresti fatto più bucaggi perché avevi avuto solo che problemi, denunce, problemi, segnalazioni, chiusure di canali. Perché contro te stesso sei ritornato a fare bucaggi che tu stesso avevi detto non faccio più bucaggi? Perché sei ritornato a fare bucaggi? Tu stesso avevi detto che non avresti più fatto bucaggi. Ecco, spiegatemelo, amiche ed amici che siete in 5 a seguirmi adesso. Come mai Matteo Montesi è ritornato a fare un bucaggio? È successo questo rogo, questo incendio qua. Aveva detto che non avrebbe fatto più esorcismi, che non avrebbe fatto più bucaggi. Perché è ritornato a fare un bucaggio? Perché è ritornato a fare un bucaggio se nel suo ultimo video aveva detto che non lo avrebbe più fatto? Questa è incoerenza. Chi lo ha obbligato a ritornare a fare un bucaggio? E poi perché fa i bucaggi d'estate, poi si deve scaldare col fuoco oscuro piacere? Perché deve fare gli esorcismi col fuoco? Perché non gli basta l'acqua benedetta come fanno i preti? Avete visto il film l'esorcista? Ma per caso si accende un falò nella camera da letto della ragazza da esorcizzare, o si usa l'acqua benedetta? Che non si porta la fialetta dell'acqua santa, dell'acqua benedetta? Perché non gli basta il rosario, la Bibbia, l'acqua benedetta per fare un esorcismo? Perché deve accendere un fuoco? Antonio Romani, ma forse la casa l'ha bruciata prima del suo ultimo video. Ah, ecco,
già stava nei problemi e poi ha detto non faccio più bucaggi. Ma perché Antonio Romani deve fare esorcismi con il fuoco? Chi le ha insegnato? Torquemada, Ignazio di Loyola, gli inquisitori spagnoli bruciavano, facevano gli esorcismi col fuoco. Corduzza Bota, Sant'Enchan, ciao a tutti. Ciao Corduzza Bota. Corduzza Bota, che ne pensi di questo che ho finito di dire? Buon fine settimana, buon sabato e domenica, buon sabato per quello che resta. Adesso volevo chiudere la live già da 20 minuti, ma entra gente, mi saluta. Ecco, vorrei sapere da te cosa ne pensi, però ho già finito tutti gli argomenti. Allora, Corduzza Botta, ti invito a guardare questo video, a commentarlo e a condividerlo affinché anche altre persone lo possano commentare. Si parlava del perché Corduzza Bota, Matteo Montesi entra nelle proprietà facendo il bucaggio e volendo esorcizzare con il fuoco. E chi ha nominato Matteo Montesi esorcista e sacerdote? Perché persino per essere evangelista, testimone di Geova o mormone deve nominare la congregazione religiosa, sacerdote, ministro. LM in realtà dopo l'incendio della casa non ha più fatto video, i nuovi sono solo quelli dell'upload. Quindi si parlava Cara Corduzza Botta del fatto che secondo me o si è creato un personaggio che gli è scappato fuori di controllo Matteo Montesi o ha dei problemi che io non lo io credevo all'inizio 2010 che ho iniziato a guardarlo che lui facesse delle parodie, ma in effetti è veramente un fanatico religioso. E poi questo di fare gli esorcismi col fuoco, ma nel film l'esorcista si esorcizza con l'acqua benedetta, non con il fuoco. Quindi il crocifisso, il rosario, l'acqua benedetta, ma chi glielo fa fare di andare a esorcizzare col fuoco? Ruzza Bota, non so chi sia Matteo Montesi. Qua c'è un articolo, lascio il link, vediamo. Ecco, ho lasciato il link. Adesso comunque mi spiace Corduzza Bota, è già un'ora e mezza che sto. Allora le massonerie purifica con il fuoco, sapevi? La massoneria, ah, non lo sapevo. Non so dei riti di purificazione col fuoco, ma bruciano case nella massoneria. Non lo so, massone. Allora Matteo Montesi è massone, si dice cattolico ma è massone. Comunque vi devo lasciare, un'urgenza che mi chiama veramente. LM, quando Montesi andava a fare le ispezioni con gli italiani ghost, gli spiriti erano molto attivi, sarà un caso? Ah, ma loro accendono candele, si fanno dei riti. Cordura Codruzza Botta, si fanno dei riti con le candele, purificano con le candele, vabbè, ma anche molti culti si purifica col fuoco in questo modo. Ma qua si parla che lui ha appicciato fuoco. Guarda l'articolo che ti ho messo il link. Di cosa te ne occupi? È così, perché era una notizia che ne ha parlato un mio amico in una live, allora ho cominciato a fare dei radioprogrammi in Sprecher che poi si sono, io ho salvato in YouTube e si sono molto visti in YouTube.
Allora, cara Codruzza Botta, care amiche ed amici, adesso siete in 6 a seguirmi, in 4 mi avete dato like. Io sono italiano di Casal Palocco, Roma, però non ho inflessione. Tu di dove sei, Codruzza Botta? Vi ringrazio di avermi seguito. Se ci sono dei miei video vecchi, andateveli a guardare, commentateli e condivideteli affinché anche altri li possano commentare. Io ho fatto nell'ultima settimana dei video musicali, musica rilassante, hanno visto. Ah, grazie, la Basilicata è bellissima, Codruzza Botta, bella. Eh, grazie per il bell'accento. Ho fatto dei video musicali ultimamente che mi hanno dato un promedio di 25 ore di visuals al giorno, e poi ho salvato degli episodi, radio episodi di Sprecher in YouTube che si sono visti tantissime volte, come il primo radio episodio, radio programma di Sprecher, nel quale parlo del fuoco che ha appiccicato Matteo Montesi, che è stato visto più di 800 volte in YouTube. La terra dei lupi, la Basilicata e della dea Diana. Bene, ciao LM, ciao a tutti voi. Proprio non mi reggo più, detto fra noi, andare in bagno. E poi sono quasi un'ora e 28 minuti. Non mi vorrei ripetere, perché voi che intervenite adesso magari il tema è nuovo, ma per tutti quelli che rivedranno il video mi sto ridondando, quindi mi spiace dirlo, poi è tardi, ma per avere dei chiarimenti su tutto quello che ho parlato finora, vai in bagno, noi ti aspettiamo. No, no, devo proprio chiudere, devo chiudere, devo fare altre cose. Avete la pazienza, per favore, di riguardarvi questo video quando finisce lo streaming, perché anche io sento che ho detto tutto. Non so, ho detto tutto. Potrei continuare a parlare, ma ho altre cose da fare. Non posso continuare qua in eterno. Allora vi ringrazio. Ok, buona serata, sei molto comico, grazie. Buona serata anche a te. Mi raccomando, commentate questo video, ditemi cosa ne pensate. Io non è che sia pro o contro Matteo Montesi, l'ho seguito fino al 2014-15, che i suoi video diventavano larghi di 6-8 ore, e poi non ho più saputo nulla di lui. Non sapevo di tutte le intrusioni, del fatto che rompeva lastre di Eternit, sversava rifiuti tossici, che incendiava cose. Ha già incendiato altre proprietà e ne ho discusso in questo video. Questo sta male farlo. Non deve entrare in un luogo, se ha freddo, poi d'estate non può avere freddo, deve bruciare in un caminetto, deve bruciare in una stufa, in una cucina economica, ma non può sfasciare i mobili e bruciare tutto in una sala. Che tipo di collane hai al collo? Argento? No, magari argento. Sono delle collanine. Ho parlato in un video mio della Umbanda, della Kimbanda. Questo è di Pombagira, oppure di Ezzu, oppure di Trancarua. Questo è di San Giorgio. No, questo è di San Giorgio, verde, bianco, rosso. E questo è di San Cipriano, rosso, bianco, nero, o nero, bianco, rosso. Adesso non mi ricordo, ma questo è di Pombagira o di Ezzu e Trancarua, dipende. Se è rosso nero e di Pombagira, Maria Pradiglia, o se è nero e rosso e di Trancarua e di Ezzu. Sono e la santeria, culti afroamericani, afro-brasiliani, tanto eccetera.
veramente sono ateo. Comunque mi interessano tutte le religioni dal punto di vista antropologico, antroposofico, etnologico, filosofico, tutte le religioni. Però non sono praticanti, diciamo. Ho anche letto qualcosa di cristianesimo, Vangeli apocrifi, eccetera. Pure a me mi interessano tutte le religioni. Bene, Corduzza Botta, con questa cosa in comune ci dobbiamo lasciare già 1 e 31 minuti. Guardalo e poi dici cosa ne pensi, LM. Bene. C'era un video che guarda i miei ultimi video su Matteo Montesi e vedrai che c'è uno dove spiego i rituali con le candele della Kimbanda, dell'Umbanda, della Santeria. Tu dici LM, guardalo e poi dici cosa ne pensi. Questo, ma non appare il link. Metti il link, caro LM, nel commentario a questo video, perché adesso devo tagliare. E tutti voi che volete guardare le mie spiegazioni che do a Matteo Montesi della Kimbanda, dell'Umbanda e del significato pratico di queste collanine, andatevi a cercare uno dei miei ultimi video titolato Matteo Montesi, non so qual è, ma andatevi a guardare tutti i miei video, gli ultimi che ho fatto su Matteo Montesi, così troverete il video dove io mi filmo. Non è un radioprogramma di Spreaker, e adesso non posso mettervi il link qua in chat, forse lo metterò in descrizione quando finisce la live. Ma cara Corduzza Botta, io ho fatto un video spiegando il significato delle candele colorate, delle guide della Kimbanda, dell'Umbanda, della Santeria afroamericana e anche dei santini della Santeria, spiegando a Matteo Montesi come adottarle per fare dei cerimoniali per esorcizzare senza bruciare dei falò. Quindi adesso, bene, guarda tutti i miei ultimi video, commentali, condividili affinché anche altri possano commentarli. Fate anche così tutti quanti voi che siete in 5 a seguirmi. Vi ringrazio. Adesso devo proprio andare. Ciao, grazie, siete un amore, grazie a seguirmi. Anch'io mi sono interessato di magia bianca. Ciao, abbiamo moltissime cose in comune. Druzza Bota, ciao ciao. Infatti non bisogna praticare la magia nera, sempre la magia bianca, la santeria, l'umbanda, la kimbanda, però della mano destra, non della mano sinistra. Anche i tantra della mano destra, perché ciao, allora segui i miei video, commentali, guardati tutti i miei video e commentali e condividili affinché altri possano commentarli. Aiutami, sono io youtuber italiano disoccupato, quindi Druzza Bota, quanti più video miei puoi guardare, commentare, condividere affinché anche altri possano commentarli, condividerli, mi aiuterai moltissimo. Buon sabato per quello che resta con Druzza Bota e buona domenica, e ci si risentiremo. Tratterò allora della magia bianca in un mio prossimo video. Ciao. Anch'io mi occupo molto di religioni, ma non seguo nessuna chiesa. Ciao ciao. E soprattutto mi interessano le tradizioni classiche greco-romane.